Benvenute anche oggi sul mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere come realizzare questa borsa con il punto, vedete, etrusco. Allora, io già vi ho fatto vedere, questa è una variante ovviamente del punto etrusco. Faremo la borsa iniziando dal fondo. Ecco qui, vedete? L'altro modello io ve l'ho realizzato con un fondo di ecopelle. In più ho usato un cordino totalmente diverso, quindi abbiamo questa lavorazione, vedete, in 3D, che è molto particolare. Vado a fare i manici in questa maniera qui. Ovviamente voi, se volete farli più grandi, basta che mettete più catenelle, oppure se volete semplicemente potete aggiungere una tracolla. In più io ho foderato la mia borsa, vedete, con il panno di feltro, perché la borsa insomma si mantiene su senza nessun problema. Ecco qua. Allora, ho usato un cordino da 4 mm e sinceramente a me piace veramente molto, perché rispetto, vedete, a le fodere, quelle di stoffa, le borse tengono su senza alcun problema. Quindi io consiglio sempre di fare il fondo in questa maniera qui. Ho impiegato come materiale 500 grammi di cordino, quindi possiamo sicuramente tenere presente che se vogliamo realizzare una borsa con manici e fondo di ecopelle, magari con una rocca di 250 grammi riusciamo a fare anche una borsa. Quindi io ve lo consiglio, questo cordino è molto morbido, il colore come potete vedere è veramente bello, è rosa antico, a me piace. In più io ho realizzato, vedete, il punto senza chiudere, quindi verrà questa leggera differenza che non è assolutamente un difetto, vedete, non è a rilievo, ma è fatta in questa maniera qui, quindi a me piace veramente tanto. E io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere mi piace al video, al tutorial, e in più, cosa importantissima, di attivare la campanella per le notifiche, così ogni volta che io pubblico un video vi arriva la notifica. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora ragazzi, per il nostro tutorial io oggi vado ad usare questo cordino che è la prima volta che lo uso e l'ho comprato su Maxit Abbigliamento, si chiama proprio Maxit Spesso, è un cordino che si lavora con l'uncinetto numero 6. Allora, il peso, vedete, di un rocchetto è 250 grammi. Io lo sto provando anche per vedere per una borsa più o meno, insomma, quanto ne occorre. È più spesso, quindi ovviamente cresce più in fretta, un po' come fa anche la fettuccia. E per delle lavorazioni mi piace molto. Per questa lavorazione, quindi per il punto etrusco o comunque le varianti del punto etrusco, il cordino più spesso è veramente molto bello. Io adesso lo provo. Per ora mi piace, vi devo dire la verità, mi piaceva tanto anche questo colore che è rosa antico, che non si trova facilmente, ad esempio lo Swan Magnum, insomma io non lo trovavo questa tinta, questo colore. Sono assortiti di bei colori, normalmente il sito lo vende intorno ai 7,50 € a rocchetta, in questo periodo hanno fatto un'offerta di 4,30 €, 4,50 € circa, quindi chi lo vuole provare insomma può approfittare. In più fanno anche il contrassegno, ho notato, e ovviamente con supplemento, e c'è anche la spedizione gratuita, arrivati mi sembra a 30 €, adesso non ricordo tanto bene insomma perché è passato tempo dal momento che l'ho acquistato ad oggi che lo sto provando, quindi insomma se lo volete provare vi ho dato un po' di notizie. Allora iniziamo la nostra borsa dal fondo, quindi io inizio con il mio uncinetto numero 6 e il mio cordino Maxit e metto su 30 catenelle, quindi andiamo a mettere su 30 catenelle in questa maniera qui. Allora io ho messo su le mie 30 catenelle, vi dico anche la misura delle mie catenelle. Allora le mie catenelle sono di circa 30 centimetri, quindi ho messo su
vado a fare un fondo abbastanza grande. Ovviamente se volete un fondo più piccolo basta che mettiate meno catenelle. Potete usare ovviamente anche un cordino più sottile, ok? La procedura è sempre comunque la stessa. Dovete solo iniziare ovviamente con più catenelle, arrivare a 30 cm nel caso volete fare la mia stessa misura. Quindi io mi trovo in questa maniera qui, entro, vedete, nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa e proseguo lavorando delle maglie basse in ogni punto fino ad arrivare all'ultimo punto qui. Arrivate, vedete, nell'ultimo punto, qui abbiamo il filo dell'inizio, entriamo e lavoriamo nell'ultimo punto 3 maglie basse, quindi il nostro aumento, 1, 2 e 3 maglie basse. Allora io per evidenziare metto sul primo aumento, vedete, sull'ultimo metto dei marcapunti per non confondermi, perché può capitare in questa maniera qui. Quindi entro, vedete, io sono qui e guardo il prossimo punto, questo è il foro, entro nel prossimo punto e lavoro la mia maglia bassa. Quindi qui ho la maglia bassa, vedete, frontale, e di fronte ne vado a lavorare un'altra. Quindi lavoriamo le nostre maglie basse fino ad arrivare nell'ultimo punto. Anche qui vedete, arrivo nell'ultimo punto e lavoro le mie 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Anche qui metto dei marcapunti così non mi confondo sul primo e sull'ultimo punto basso, che sono i nostri aumenti. Ok, adesso entro nel prossimo punto, vedete, in questa maniera qui. Dovrei entrare in questa maniera qui, ma noi, dovendo fare il punto etrusco, dobbiamo alternare un giro di maglie basse e un giro di maglie basse prese dietro. Cioè, che significa? Significa che io qui, vedete, ho l'anellino e devo andare ad alternare un giro lavorando l'anellino dietro e un giro a maglia bassa come abbiamo fatto adesso. Quindi ricordatevi, dove abbiamo l'aumento qui è praticamente l'ultimo punto dove cambieremo il nostro punto, ok? Quindi io ogni volta che arrivo a questo punto io ho completato un giro, quindi inizio, guardate, da dietro, quindi inizio il secondo giro senza chiudere e lavoro una maglia bassa, possiamo chiamarla etrusca, vedete voi come la volete chiamare, e qui metto un marcapunti perché ogni volta che arriverò qui significa che io ho completato un giro, quindi inizio il prossimo giro. Quindi metto, vedete, il marcapunti per ricordarmi che qui cambierò sempre il tipo di riga che vado a lavorare. Adesso guardate, proseguo e dietro prendo il mio anellino e lavoro un'altra maglia bassa. Di nuovo, questo cordino è molto morbido, vi devo dire, quindi è molto semplice lavorare questo punto. Vedete, guardate, è morbido morbido. E quindi entro, vedete, e realizzo questo giro in questa maniera qui, fino ad arrivare al primo aumento. Quindi andate a lavorare prendendo sempre, qui c'è il punto, vedete, non entriamo così, ma entriamo dietro. Io ve l'ho fatto vedere già diverse volte perché questo punto mi piace tanto. Quindi si forma, vedete, questa treccina a rilievo in 3D molto molto carina. Quindi andiamo a proseguire fino all'altro aumento. Allora ragazzi, vedete, io ho proseguito, si inizia già a vedere la lavorazione e arrivo qui dove ho messo, vedete, per non sbagliare i miei marcapunti. Quindi qui vado a fare un primo aumento sul primo punto, dietro ovviamente vado a fare l'aumento perché sto lavorando la maglia bassa presa dietro e lavoro 1 e 2 maglie basse, ok? Sul primo aumento, vedete, metto un marcapunti, lo faccio perché devo ricordarmi dov'è che ho lavorato i miei aumenti. Entro, vedete, nell'altro punto sempre dietro e lavoro altri 2 punti bassi. Di nuovo qui ho l'altro aumento, tolgo il marcapunti, sempre dietro, vedete, non entro qui ma entro sempre nell'anellino dietro e lavoro altre 2 maglie basse, quindi 1 e 2.
e anche qui rimetto il marcapunti, quindi io so per certo in questa maniera che, ecco qua, che da qui in poi fino a qui sono i miei punti di aumento dove devo andare chiaramente ad aumentare affinché cresca il mio fondo. Quindi io il prossimo punto, eccolo qui, vedete, entro sempre da dietro e vado a lavorare le mie maglie basse come si presentano, senza aumentare, fino chiaramente ad arrivare al marcapunti dove svilupperemo gli stessi aumenti. Allora arriviamo, vedete, dall'altro lato e dobbiamo sviluppare su questi due, ovviamente abbiamo dove abbiamo messo il primo e l'ultimo aumento. Vedete, tolgo il primo marcapunti e lavoro all'interno le mie due maglie. Per aumentare ovviamente lavoro sempre prendendo l'anellino dietro, non entro qui ma entro dietro e lavoro le mie prime due maglie basse per l'aumento e vado a rimettere sulla prima il mio marcapunti. Entro nel secondo punto, vedete, e lavoro altre due maglie basse e nell'ultimo marcapunti lavoro le ultime due maglie basse per l'aumento, sempre dietro. 1 e 2 e rimetto il marcapunti sempre per ricordarmi dove ho aumentato. Adesso qui vedete ho il marcapunti che mi indica che praticamente io devo cambiare il mio lavoro. Ho lavorato la maglia bassa dietro, quindi il punto etrusco, la variante del punto etrusco, adesso tolgo il marcapunti e inizio a lavorare le maglie basse e semplicemente, vedete, entro e prendo, quindi non chiudo il punto, ma cambio ogni volta il mio lavoro. Entro e lavoro la prima maglia bassa e qui ovviamente io metto il mio marcapunti. Significa che al prossimo giro ricambierò di nuovo la mia lavorazione. Entro, vedete, nel prossimo e lavoro la maglia bassa. Entro nel prossimo e lavoro delle semplici maglie basse prendendo entrambe le asole fino ad arrivare al primo marcapunti che incontriamo. Allora, vedete, io sono arrivata dove ho gli aumenti. Questi aumenti sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, cosa faccio? Tolgo il primo marcapunti e lavoro i primi due senza fare nessun aumento. Quindi lavoro il primo e lavoro il secondo. Nel terzo punto, vedete questo centrale, lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Sul primo ovviamente metto il mio marcapunti perché è un aumento, quindi io vado ad evidenziare solo gli aumenti per ricordarmi dove devo lavorare. Quindi lavoro nei primi due delle maglie basse semplici, nel terzo punto lavoro 3 maglie basse, quindi il mio aumento. E nei prossimi punti vado praticamente a lavorare le altre maglie basse come si presentano. Quindi tolgo il marcapunti a questo punto, su questo aumento metto il marcapunti per ricordarmi che questi tre sono i punti di aumento e lavoro le maglie basse, vedete come si presentano, quindi una maglia bassa in ogni punto. Ovviamente faccio la stessissima cosa, vedete, poi anche di là, quindi qui ho aumentato i miei punti in questa maniera qui, quindi vedete sono centrali. Adesso proseguiamo e arriviamo ovviamente dall'altro lato. Quindi arrivo da quest'altro lato, vedete, qui ho i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi lavoro i primi due a maglia bassa, una maglia bassa in ogni punto senza aumentare, quindi entro nel primo e lavoro una maglia bassa, entro nel secondo e lavoro una maglia bassa. Nel terzo qui vado a lavorare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Evidenzio di nuovo i punti che ho aumentato, quindi il primo aumento lo tolgo da qui perché qui non devo aumentare più e lo metto sul terzo, quindi qui io so che ho i miei aumenti e lavoro ovviamente la prossima maglia bassa
la prossima maglia bassa fino dove ho, vedete, il marcapunti che mi indica che devo cambiare lavorazione. Quindi tolgo questo marcapunti e inizio a lavorare la maglia bassa lavorata dietro. Quindi entro qui e inizio a lavorare la prima maglia bassa per questo giro dietro, quindi il punto etrusco. Rimetto il mio marcapunti, entro all'interno e lavoro una maglia bassa. All'interno lavoro una maglia bassa così da dietro, vedete? Così. Fino ad arrivare ovviamente all'altro punto dove dobbiamo fare i nuovi aumenti. Arrivo, vedete, dove ho praticamente il primo marcapunti, tolgo il mio marcapunti in questa maniera qui e lavoro una maglia bassa, ovviamente presa dietro, la prendiamo sempre dietro, ok? Quindi 1, 2, 3, ecco il punto dove ho tolto il marcapunti, scusate, è qui il punto che ho tolto il marcapunti, questo era l'ultimo punto prima del marcapunti, entro quindi dove ho il marcapunti ovviamente dietro e lavoro una maglia bassa, vedete così. Adesso devo entrare in questo punto al centro, quindi il secondo, entro e lavoro 2 maglie basse, quindi qui al centro lavoro il mio aumento e qui vado a mettere sul primo punto il mio marcapunti e ovviamente faccio la stessa cosa con il secondo marcapunti, così. Adesso vado a proseguire lavorando delle maglie basse come si presentano, quindi mettiamo i marcapunti solo sul primo, vedete, sul secondo aumento, questi due sono aumenti, quindi entro in ogni punto successivo lavorando le mie maglie in questa maniera qui, come vi ho fatto vedere, fino ovviamente ad arrivare all'altro marcapunti. Allora arrivo, vedete, di nuovo dove ho il mio primo marcapunti e lavoro come ho fatto praticamente di là, tolgo il marcapunti e lavoro una maglia bassa dietro all'interno. Qui ho il secondo punto, vedete, vado ad aumentare, quindi dietro lavoro 2 maglie basse. Sul primo punto metto sempre il marcapunti e la stessa cosa faccio sul secondo, perché sono gli unici aumenti che andiamo a fare per questa riga. Quindi andiamo a proseguire ovviamente fino ad arrivare dove ho il marcapunti e cambio la mia lavorazione. Quindi ho lavorato, vedete, le mie maglie basse prese dietro, qui ovviamente devo andare a cambiare la mia lavorazione, ok? Tolgo il marcapunti e inizio con delle maglie basse semplici, vedete, prendendo entrambi gli anellini e rimetto ovviamente il marcapunti. Adesso lavoro le mie maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Allora, una volta vedete che arrivo dove ho il marcapunti, nel punto prima, quindi vedete il punto che viene prima del marcapunti, entro e lavoro 2 maglie basse, 1 e 2. Quindi questo significa che sarà il mio aumento. Tolgo il marcapunti da questo posto qui e lo metto qui. Ovviamente se non vogliamo più aumentare non lo mettiamo, ok? Se per noi va bene così, non mettiamo più il marcapunti. Entro, guardate, nel prossimo punto e lavoro la maglia bassa così. Qui vedete un altro punto, quindi lavoro 2 maglie basse qui, 2 nel prossimo, tolgo l'altro marcapunti e lavoro 2 maglie basse anche qui. E 2 maglie basse in quello dopo. Quindi questi sono, da questo punto qua fin qua, sono tutti i nostri aumenti. E andiamo a proseguire ovviamente lavorando le nostre maglie basse in questa maniera.
quindi noi abbiamo questo risultato dopo gli aumenti. Andiamo a proseguire, dobbiamo fare la stessissima cosa anche di là. Arrivo quindi, vedete, dall'altro lato dove ho sempre i due marcapunti con gli aumenti, nel punto prima, vedete, del marcapunti dove ho una semplice maglia bassa, entro e lavoro 2 maglie basse, quindi praticamente è il nostro primo aumento. Allora adesso dobbiamo decidere se vogliamo proseguire. Io dopo vado a misurare, però inizio a mettere il marcapunti così dopo decidiamo se vogliamo continuare. Nel prossimo 2 maglie basse, tolgo il marcapunti, 2 maglie basse e ancora nel prossimo 2 maglie basse, quindi gli ultimi aumenti. Metto il marcapunti e dopo vediamo cosa dobbiamo fare. Lavoriamo una maglia bassa qui, una maglia bassa nel prossimo e una maglia bassa ancora qui. Sistemiamo il nostro fondo e andiamo a misurare per vedere più o meno la grandezza del nostro fondo, se vogliamo praticamente farlo un po' più grande. Quindi il nostro fondo è di 37 cm per una larghezza di 9 cm. Allora sinceramente è già abbastanza grande, quindi noi possiamo anche fermarci. Se volete proseguire ovviamente bisogna sempre fare degli aumenti, ok? Nel caso non siete pratiche, quindi non riuscite a calcolare gli aumenti, nel box informazione vi metto il link per 2 fondi borsa. Uno in particolare, aumentare, ha sempre la stessa tecnica, però è rettangolare. L'altro invece è praticamente leggermente più largo e quindi voi potete decidere insomma quali dei due andare a sviluppare. Però vi dico che se sviluppate questo, vedete, è bello grande. Ovviamente se usate un filato più sottile, ve lo dico di nuovo, dovete mettere su quei centimetri di catenella che vi dico all'inizio, quindi 30 centimetri, perché altrimenti è chiaro che il vostro fondo viene più piccolino, verrà comunque più sottile se usate un filato più sottile. Quindi a questo punto, non dovendo aumentare più, noi togliamo i nostri punti per gli aumenti, perché adesso non dobbiamo fare altro che andare a lavorare alternando un punto di maglia bassa dietro o punto etrusco e un punto di maglia bassa come si presenta. Quindi io vado a togliere il mio segno che rimetterò sempre, vi raccomando. Qui vedete la maglia bassa semplice, entro nel punto da dietro e lavoro la prima maglia bassa dietro e rimetto ovviamente il marcapunti. Adesso non faccio altro che alternare queste righe di lavorazione per tutta l'altezza della mia borsa, quindi andate a proseguire lavorando una riga di punto di maglia bassa, vedete, dietro, e un'altra riga di maglia bassa semplice come abbiamo fatto qui. Io adesso vado ad alternare le mie righe e poi vi dico in totale quante righe ho realizzato. Allora ragazzi, vedete, io ho proseguito e devo dire che anche senza ancora foderarla, insomma, tiene un pochino su. È ovvio che io poi, lo sapete, vado sempre a fare una fodero sempre le mie borse con il feltro e quindi terrà su bene. E l'altezza, vi dico l'altezza della borsa vista così ovviamente, poi adesso andiamo a contare le righe, è di circa 25 centimetri, ok? Adesso andiamo a contare le nostre righe. Allora io conto dalla prima in modo che voi vi rendiate conto. 1, 2, 3, sarebbe dal punto quello là il rilievo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Quindi praticamente noi abbiamo 38 righe alternate, ok? Perché ognuna di queste ne sono due, sarebbe un punto basso semplice e uno è punto etrusco.
Quindi io ho realizzato queste righe. Adesso noi dobbiamo andare praticamente a prendere la misura per i nostri manici. Come facciamo? Allora vi faccio vedere anche quando noi chiudiamo in quella maniera qui come viene, vedete, la chiusura. Allora io in genere mi piace il lavoro pulito, però io sul web ho visto questa borsa e devo dire che non mi dispiaceva questa chiusura, perché vedete non è una chiusura proprio a cicatrice, quindi sinceramente mi va bene. Ovviamente se a voi non vi piace potete cambiare e chiudere ogni volta il punto, però se chiudete ogni volta il punto, se non lo sapete chiudere bene, come mi è capitato con alcune borse che mi scrivete e dite io non riesco a non far vedere la chiusura, e quindi di conseguenza viene ancora peggio la lavorazione. Adesso vedete, io ho messo già i miei segni, vi dico i centimetri. Io ho lasciato in centimetri, perché se fate con un altro filato poi andate in difficoltà. Ho lasciato 11 centimetri, vedete, da un lato, e chiaramente 11 anche dall'altro. Conto i miei punti e ho gli stessi punti che ho dall'altro lato, e centrale ho lasciato più o meno ovviamente 14, vediamo un po' dove stai, ecco qua, circa 14,5 centimetri. Poi insomma rendetevi conto voi in base al filato che realizzate. Queste sono le misure che vado a lasciare. Ovviamente facciamo la stessa cosa sia sul davanti che sul dietro, ok? Allora io mi trovo in questa maniera qui, vedete, ho il segno ovviamente. Adesso andiamo a proseguire per i nostri manici. Allora adesso noi dobbiamo, dove abbiamo, vedete, messo i nostri marcapunti, dobbiamo andare a realizzare una catena per i manici. Quindi andate a contare i punti centrali. Allora i miei punti centrali sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Quindi ho 16 punti centrali. Vado a decidere quanto voglio grande il mio manico. Se lo voglio il doppio di questa grandezza, quindi il doppio, ne vado a mettere 32. Se lo voglio leggermente, quindi solo per una presa a mano, lo vado a mettere di 4-5 punti in più, dipende insomma voi quanto lo volete grande. Allora io sono qui e vado semplicemente a lavorare. Quindi qui abbiamo, vedete, il punto preso dietro, quindi vedete la treccina. Adesso io devo andare a lavorare a maglia bassa, quindi semplice, quindi entro all'interno e lavoro la prima maglia bassa, rimetto il marcapunti e lavoro le maglie basse fino ad arrivare dove ho il marcapunti. Quindi lavoro questo punto e qui inizio la mia catenella. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16 sono praticamente i punti che noi abbiamo qua, sono chiaramente pochi, quindi 17, 18, 19 e 20. 20 viene praticamente una presa, vedete, giusto per prendere la nostra borsa così a mano. Quindi io vado a mettere 21, 22, 23, 24 e 25 punti. Con 25 punti è sempre una presa che non va chiaramente ovviamente sulla spalla, ma è un po' più larga, quindi metto 25 catenelle. Messe le nostre 25 catenelle, dove ho il prossimo, vedete, marcapunti, lo tolgo e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso andiamo chiaramente a proseguire lavorando le nostre maglie basse in ogni punto. Quindi lavoriamo le maglie basse fino ad arrivare ovviamente al lato frontale dove abbiamo i marcapunti e metteremo sulle stesse catenelle. Quindi realizzate le maglie basse fino al prossimo marcapunti. Arrivo quindi, vedete, al prossimo marcapunti e anche qui vado a realizzare, entro dove ho il marcapunti, realizzo la maglia bassa e realizzo le mie 25 catenelle.
Realizzate le nostre 25 catenelle, sistemate bene la catena, dove abbiamo il marcapunti lo togliamo e realizziamo una maglia bassa. Quindi ovviamente se io vado a fare questo giro di maglia bassa è perché qui avrò fatto il punto etrusco, quindi ricordatevi sempre che i punti vanno alternati, un giro di maglia bassa semplice con etrusco. Vado adesso, vedete, a proseguire nel prossimo punto a maglia bassa fino ad arrivare dove ho praticamente il punto e devo cambiare il tipo di lavoro. Quindi arrivo, vedete, dove ho il marcapunti del cambio riga, qui ho la maglia bassa semplice, entro da dietro e lavoro la prima maglia bassa dietro. Metto sempre il marcapunti per ricordarmi dove devo chiudere alla fine e vado a proseguire fino ad arrivare dove ho chiaramente la mia catenella. Allora, vedete, io sono qui ho l'ultimo punto dietro da lavorare e adesso ho la catenella, eccola qui. Adesso vado a lavorare anche qui l'anellino dietro, quindi qui abbiamo, vedete, 2. Io entro così da dietro e lavoro una maglia bassa. Anche qui, vedete, ho il punto dietro e lavoro anche qui una maglia bassa. Anche qui la stessa cosa, quindi andiamo a lavorare quello che è l'anellino dietro anche della nostra catenella fino alla fine. Allora ragazzi, una volta che noi abbiamo lavorato, vedete, in questa maniera qui la nostra catena, questo è il risultato. Ovviamente, vedete, qui c'è la catenella, perciò vi dico di metterla dritta, l'abbiamo girata così e adesso qui andiamo a lavorare quelli che sono i nostri punti sempre dietro, ovviamente perché stiamo lavorando in questa maniera qui. Quindi entriamo dietro e lavoriamo il primo punto così e andiamo a proseguire in questa maniera. Ecco come si presenta, vedete, il manico. Adesso dovete continuare lavorare nella stessa maniera anche l'altro manico fino ad arrivare al marcapunti dove cambiamo di nuovo ovviamente la lavorazione. Allora, vedete, una volta che abbiamo completato la lavorazione dei nostri manici sarà così. Ovviamente io posso anche lasciarli così, però li voglio rendere un po' più consistenti. Quindi come procedo? Questo sarà l'ultimo giro della nostra borsa. Allora, io qui ho sempre, vedete, l'anellino che mi dice dove devo cambiare. Quindi qui ho il punto basso preso dietro, tolgo il mio punto e inizio a lavorare le maglie basse semplici. Quindi entro, prendo le 2 asole e lavoro la prima maglia bassa per questo giro e rimetto ovviamente il mio marcapunti. Adesso come proseguo? Lavoro le mie maglie basse fino ad arrivare al manico. Quindi lavoro così e mi rendo conto che questo, vedete, è più o meno l'ultimo punto prima di questo. Quindi questo sarà il primo punto del manico. Quindi lavoro l'ultimo. Da qui in poi inizia il mio manico. Quindi per il mio manico io voglio andare a realizzare delle maglie basse però intorno al manico. Quindi guardate, vado dietro, prendo il filo e lo porto in questa maniera qui. Non stringo troppo ma neanche troppo morbido e lavoro una maglia bassa così. Ok, poi dopo ce lo stringiamo un pochino. Entro di nuovo e lavoro di nuovo, vedete, in questa maniera qui un'altra maglia bassa. Quindi lavoro le mie maglie basse intorno al mio manico. Di nuovo le allungo un pochino e le chiudo. Ovviamente, vedete, man mano che lavoro io faccio un po' così, le stringo, perché voglio che questo manico sia compatto dopo. Vedete, man mano che lavoriamo viene compatto. Quindi di nuovo entro così e lavoro intorno proprio al mio manico, in questa maniera qui. Man mano che lavorate andate a stringere il vostro manico così. E così. Vedete?
Ovviamente stringete sempre, non vi dimenticate, altrimenti il punto viene troppo largo e il manico ovviamente non viene compatto. Quindi andiamo a continuare così fino alla fine del nostro manico. Allora ragazzi, una volta che abbiamo, vedete, lavorato i punti sul nostro manico, questo sarà il risultato. Ovviamente possiamo farli anche più lenti, io lo volevo bello compatto e quindi ho proseguito così. Adesso noi ci troviamo, vedete, in questa maniera qui, nel punto qui dobbiamo renderci conto se abbiamo fatto troppi punti. Sì, questo vedete è il primo punto del nostro manico, dobbiamo entrare in quello della borsa e proseguire ovviamente a maglia bassa. Quindi adesso proseguite lavorando le maglie basse come si presentano fino ad arrivare all'altro manico dove facciamo la stessissima cosa e poi qui dove chiudiamo insieme ovviamente il punto. Allora, una volta vedete che abbiamo completato i nostri manici, avranno questo aspetto, quindi molto più consistenti, ma anche esteticamente molto molto belli, vedete, guardate, sono molto carini. Adesso noi dobbiamo andare a chiudere il nostro punto. Io qui ho praticamente, vedete, il marcapunti dove ogni volta noi andiamo a cambiare il nostro punto di lavorazione. Adesso dobbiamo semplicemente chiudere la lavorazione perché abbiamo terminato. Quindi taglio il filo e tiro il mio filo così. Quindi questo è l'ultimo punto di maglia bassa, vedete, ci troviamo così. Invece di entrare nel punto subito dopo, entro in quello successivo, quindi è come se salto, non come, salto un punto letteralmente, entro in quello dopo e tiro il filo così. Mi trovo, vedete, in questa maniera qui, si fa così per evitare lo scalino. Quindi ogni volta che chiudete a maglia bassa saltate un punto, quindi non chiudete a maglia bassissima, lasciate la maglia bassa, saltate il punto subito dopo e andate in quello successivo. Entrate come vi ho fatto vedere e poi da qui sul davanti prendiamo l'anellino, vedete, dietro e usciamo al centro dell'uncinetto, quindi entro così dietro, entro al centro, guardate, vedete, al centro, così al centro, prendo il filo e tiro ovviamente verso dietro. Fatto questo, abbiamo chiuso il nostro punto e non c'è assolutamente scalino. Ok? Ovviamente andiamo a chiudere il filo, l'andiamo praticamente a inserire all'interno della borsa. Adesso io vado ovviamente a foderare la mia borsa. Allora vi faccio vedere il punto di chiusura, vedete? A me viene qua, ovviamente potete farlo capitare anche qua. Quando praticamente terminate il fondo chiudete come vi ho fatto vedere qui, chiudete e iniziate di nuovo la lavorazione al centro, volendo, se volete farla capitare al centro. A me sinceramente dietro non mi dispiaceva, anche perché vedete non è un punto, una cicatrice a rilievo, vedete, è proprio una cosa leggera che adesso che vado a foderare insomma non si intravederà nemmeno particolarmente, voglio dire. Il davanti ovviamente farò che è questo qua più pulito. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Nell'anteprima ovviamente vi ho già fatto vedere la borsa già foderata e nel box informazioni vi metto il link di come realizzare la fodera con il feltro. In questo caso userò questo tipo di rosa perché non ho trovato un rosa proprio identico. Il feltro, vedete, io lo compro nei negozietti cinesi, però penso che in qualsiasi merceria o comunque negozio di filati dovreste trovare questi fogli. Il mio è di 2 mm, 3 è troppo spesso, ve lo dico già, quindi optate per un 2 mm. Io vi ringrazio sempre perché mi seguite e vi saluto al prossimo tutorial.